Ciao, io sono Nell'Irfa e oggi mi trovo su Dragon's Dogma 2. Oggi ti mostrerò un anello molto efficiente che ti consiglio di prendere. Se hai raccolto almeno una ventina di pietre del cercatore, allora potrai recarti dalla gilda delle classi, ossia in qualsiasi città ovviamente, ossia da questo personaggio. Io mi trovo in questa città, quindi andrò a utilizzare lui, però l'ho trovato anche in altre città grandi. Dunque, allora dobbiamo andare a parlare con lui e poi cliccare su pietre del cercatore. Dunque, abbiamo già visto che questo tipo di pietre si trova in giro nascoste un po' per tutta la mappa. Se vi interessa fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che magari farò un video di dove trovarle. Non è semplicissimo, ce ne sono più di 200 se non ricordo male, e quindi ne dovete avere una quindicina qui per prendere questo anello qui. Ora vi mostro, si chiama Anello del Trionfo. Vedete che questo anello intriso di potere aumenta leggermente la salute massima. In realtà si tratta di ben 100 punti, la resistenza massima e il peso massimo trasportabile per chi lo indossa, quindi vi va a aumentare sia la vita che la stamina e anche il peso, quindi è un ottimo anello da riuscire a prendere quasi subito. Quindi se ancora non l'avete fatto, fatelo subito. Dunque, come potete vedere, però comunque gli oggetti da andare a riscattare sono in ordine, vedete? Allora, per prendere la pietra di trasporto, che è il primo, servirà semplicemente una pietra del cercatore, poi l'anello successivo, che anche questo è abbastanza buono, ma non buono come questo, si chiama anello della veemenza. È un anello intriso di potere, gli attacchi di chi lo indossa hanno più probabilità di far baccollare e atterrare i nemici. Anche questa cosa è molto buona perché comunque quando andiamo a fare i boss, se riusciamo a farli cadere per terra che rimangono sdraiati, per parecchi secondi diciamo, riusciamo a infliggergli più danno in quella posizione. Poi, come vi dicevo, l'anello del trionfo, poi abbiamo i pugnali del randomante. Questi servono esclusivamente per la classe o la vocazione dell'assassino. Poi la stella del crepuscolo, come potete vedere, questo è un cerchietto da mettere in testa, quindi un elmo, che praticamente così a prima vista dovrebbe servire per tutte le classi, quindi anche questo è molto buono, e vedete che vi dà anche poi una resistenza agli status alterati, lo vedete qui sotto in fondo. Poi abbiamo un altro anello della profusione, questo qui invece aumenta moderatamente il peso massimo, quindi praticamente ci va a aumentare il peso, ma non serve tanto per quanto riguarda il fare danni e quindi andare ad affrontare i boss. Poi abbiamo con 90 pietre il manto del campione. Anche questo manto serve un po' per tutte le classi, e però questo qui sembrerebbe molto potente perché dice che con esso la vittoria sembra sempre a portata di mano, quindi anche questo è interessante da andare a prendere. Ovviamente più andremo avanti, quindi più scenderemo qui negli oggetti da riscattare, più le ricompense saranno migliori. Invece questo anello qua con 120 pietre non è tanto interessante, cioè più che altro ci serve per aumentare la nostra fama social. Infatti dice: se è offerto come regalo approfondisce il legame tra chi lo dona e chi lo riceve. Poi abbiamo il corsetto amagliante, è un indumento di stoffa sottile che avvolge il corpo di chi lo indossa, aderendo alla vita e ai fianchi con l'effetto che dona. Boh ragazzi, questo sinceramente non ho capito bene cosa faccia, nel senso va bene per tutte le classi, ma in realtà mi pare che non abbia grandi statistiche per andare a combattere, più che altro potrebbe essere un oggetto estetico. Poi abbiamo il potere della legione, e questo è abbastanza interessante perché andando a far indossare questo bastone alle nostre pedine si rianimano da sole quando vengono rese immobili. Quindi praticamente credo che quando le nostre pedine però devono essere, vedete, mago, muoiono, cioè rimangono per terra, non c'è bisogno che andiamo lì vicino a rianimarle, ma se hanno questo bastone si rianimano da sole.
E infine poi con 220 pietre, che praticamente sono tutte penso, ehm, abbiamo l'anello dell'impegno. Aumenta leggermente i punti classe guadagnati sconfiggendo i nemici. Come potete vedere, diciamo così che a prima vista quelli che possono essere più interessanti, come vi dicevo, sono l'anello del trionfo, che comunque non è difficilissimo andarlo a prendere fin da subito, e poi il mantello o manto del campione. Comunque l'anello io direi che è ottimo da andare a prendere. Una cosa importante che mi sono dimenticata di dirvi è che questo anello può servire per tutte le classi, quindi tutti potete andarlo a prendere perché è molto utile. Vi ringrazio per la visione, come sempre in cambio vi chiedo un bel mi piace e ci vediamo per un prossimo episodio. Ciao!